Dora Di Matteo, siete parenti di mondo? Era di Borrano, io di Borrano. Mm. Adesso sto Cividel, altra cosa. 25, 97. Ma che mi frega? Ma io sono vecchia, tengo 100 anni, ancora non lo faccio addosso, ancora non lo faccio addosso. Ma che vuoi? Ci ho fatto una festa, le persone tutte qui, tutte contente. Ma io sono più contenta di loro. Che a me mi piace la gioventù, mi piace che sta bene, mi piace tutto. Che io ci ho fatto una vita di guerra, di tutto. A piede a terra, ma mo, signore, ti ringrazio, ancora tutti questi anni, perché teneva mio marito che stava sotto le armi, la guerra, il coprifuoco a terra, tutto lo sabato a piedi. Quando non trovavano i tedeschi, io con un fazzone attaccato fino a qua io. La campana, una vestaglia tutta arracciata, una blusa giorga, per andare vecchia di 200 anni. Zitta! Quando siamo passati, tu, che sai, cazzo diceva? Diceva, che sti mosse sprofonda per la paura. Quando arrivava il Liaro Marescialli mi faceva, povera ragazza, perché era giovanissima, 18 anni quando mi sposavo, era giovane. Allora fece il maresciallo, povera ragazza, dice questo, dice ieri me l'ha acchiappata qua. Ma fu stupido pure loro, col coprifuoco gli da passargli a terra. Allora era giovane, non si capiva. Le cose come adesso non era. La gente ancora dormiva, ritta ritta. Adesso è arrivata la gioventù svelta. Una volta si dormiva. A Borraro andava a scuola, stava in Raieti. I Raieti andava a Borraro a piedi. D'inverno la neve, non piove. Allora non si guardava niente. Stavamo tutte bene. Mangiavamo, bevevamo bielle rusce. Allora tutto bene andava. Anche che non teneva, era di campagna, teneva tutto. Non era civiltà della città. Però quando mandava uno della campagna, già ragazzi, caro bello mio, perché non era visto niente. Quando vedevo tutto mangiare la gente che non teneva niente, una gioia. E noi altri più che tanto che ci disputavamo, urlavamo, se teneva una cosa per carità. Però come adesso non ci sta. E faceva, vabbè, facevi, teneva la terra, la masseria, non sia tu, la campagna, lavorava, quell'altro, io cosa devo fare? Mamma cucinava, tutti gli operai quando si macinava, la gente, stavano in bancario in terra, tutto a mangiare. Allora era un divertimento, non era come adesso. Allora contenta la gente, pure con un tuozzo di pane, con un tuozzo pa' fiorito, se lo levava e se lo mangiava. Contenta andare a Pasqua. Adesso tutto sto bene io da allora e adesso attraverso quelli di allora. 1000 volte, te lo giuro, perché stava molto meglio. Tutta roba naturale, tutta fatta in casa, facevamo uguali, pagnotte, ogni pagnotta così grande. Contenta andare a Pasqua, cioè che i cantini di uito, no, ma che ci mancava? E ridevamo, cantavamo, chiacchieravamo, faticavamo, che volevamo fare? Stavamo in campagna. Miei nonni, beh, uno si chiamava Bernard, mio nonno Bernard, e l'altro, la nonna non mi ricordo si chiamava. Perché mo è stato questo? 100 anni teneva la nonna e 6 mesi, la nonna mia. Ai tempi, vecchi, inganganiti, strascinati, scombusciati e senza mangiare. Stava andare il signore. Rideva, si cantava e si mangiava. Adesso niente, teneva la campagna, io la campagna proprietà nostra era, ancora c'è. Perciò ci teneva a casa, teneva di bestie, teneva tutto. Era una famiglia che non si. La guerra ne potevamo, perché tenevamo tutto.
stavamo dai signori, mio padre Giovanni, mia madre Luigi, capito? 92, 93 anni mi sembra, mio padre. Mia madre ancora di più perché mia madre era di una razza forte, 100 anni e tanti giorni. Però sta a sentire, a quei tombe non tenevamo niente, ma tenevamo tutto. Tenevamo l'oro del mondo, sia la scuola, ma mica era come adesso, lì, magari, sta a sentire. Ce l'abbiamo tutto perché tenevamo tutto, tenevamo la campagna di bestie, o mangiare lui, di volta lui. Oh Dio, qua mi risogno, si chiamava Di Matteo noi, ma gli diceva caccia a bere, perché di grande votte, tu non lo sai, teneva una cantina di grande votte di vino, ma che mi quando era? Tutta a bere lui io, tutta ubriaca. Certe volte stavo ubriaca, gli uomini si arrabbiavano sempre. Cascavi a terra, non eri morto, papà, non rete. Mio padre con una sedia e se ne arrustava quello che faceva. Perché loro era giovane, loro beveva, io mio vicino stava tanto, ce ne stava di volte che in matto quando era, si ubriacava. E poi cominciava a litigare. Papà gli diceva, quando è morto Magazzi? A dire rete, io ero una frecanetta e io irritava, io dicevo, papà, vera papà, state zitto, mi diceva. A quei tempi, figlio mio, era un'altra cosa, che la gente non teneva niente, era in campagna, teneva da fare un cupo a mangiare e non era come adesso. Adesso si va a spasso, si va in giro, si va a terra, si va qua, ma in quei tempi, questo che era, una fornata di pa, i pagnotti, o secco, o fiorito, tu mangiavi. Yeah. Stavo io giù a casa, niente, perché io ero una giovane, teneva i miei fratelli, teneva 2 fratelli, io non facevo le cose di casa, fai i gnocchi, a fare la pasta. A 18 anni, giovane, mio marito 19, era un ragazzo. Allora andai in famiglia, ci stava una cognata, tutta fanatica, io non parlava mai, mo te lo dico. In ultimo, quando troppo si era abbattati, diceva: "Hai finito?" Diceva Sandra. "Hai finito?" "Sì." "Beh allora no, ma quella volta buongiorno e buonasera zitto." Ma che? Si credeva, guarda quando che si credeva, che era una mezza stupidella. Ci sta una ragazza, non capisce niente, mo da cacci figlio miei, non tenevamo niente, ma tenevamo tutto. Tenevamo l'allegria, non ci mancava niente, perché stava in campagna, la roba tutta la nostra, mangiavi, olio, niente, per carità. Mio marito, Rodolfo, faceva l'usarte. Eh, dopo mi sa morto giovane, giovanissimo. Purtroppo questa è la vita, non si può fare niente. Poi che giri, che vai a prendere, non serve a niente. Adesso ho fatto l'esperienza, ma non serve. Niente. Quello che fai, fai. La salute, altro niente. Pur se tieni miliardi, non ti serve. Non ti serve, te lo dico io. Noi stavamo in campagna, sì, per gli uraghetti, però non ci mancava niente. Dopo mi sono sposato a Sant'Andrea. Dopo me ne vedevo a Civitelle. I figli, una sola, questo era un nipote. E quei tempi, caro bello mio, ci teneva la masseria, stava benissimo, in campagna non gli mancava niente, ma quelli che non teneva niente teneva una fama. Certe gente che non teneva manco la raia, tutta batteretta, non cercava niente, povera gente, me la ricordo sempre, però te ne accorgevi che avevi bisogno delle cose. E io me tenevo la campagna, io tenevo non ci mancava niente, e gli davamo una bottiglia di due, gli davamo una pagnotta di pane,
discepoli dei 3 metri di morte. A quei tempi, lo figlio mio, tenevano a fame la gente, ma zitta voi. Ma erano amici, tutti amici stavamo. L'amici, dove eravamo? Che stavamo facendo? Che giocavamo a gruglio a quei tempi. Ma zitta voi. Teneva la bottega io. Già, ci teneva tutto. Una bottegola, guarda, io dicevo, chi ci vai qua a me a comprare perché? Sì, una bottegola misera, mentre invece, caro giovanotto, la gente sempre, 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 non mi posso scordare, davvero, mi veniva sempre, sempre a comprare con me, ripassando sulla piazza, me ne va a comprare con me. Oh, ci stava un professore, me ne aveva che una pazza. E allora facevo sempre la spesa. Un giorno la sposa, teneva una sposa, vorrei comprare questo. Gli disse, tu parli a voi, che non so che tengo da comprare. Quando più una lingua, una striscia, d'ora questo, ne spendevo 4 a quei tempi. E a quei tempi i soldi era quelli che era. Ma se tamburo figlia, che stavi di genere poteva mangiare nessuno. Senti, io era giovanissima, tenevo 2 fratelli e portavo i corni. Perché io ora non si è tu, la gioventù. Madonna, non mi dava mai. E si stava con la guardia. Allora faceva mio marito, venava, quando era una certa ora, lo cacciava là fuori. Quello zitto, che andammo. Sì, ma facevamo insegnare cose, tutto dicevamo un rosario. A quei tempi si diceva rosario, mica da mo. Io borrano. Io dicevamo borrano. Un prete, su un giro tornavano a casa. Teneva un prete teneva 2 nipoti. Che gli amici a io a dare, si buttava sulle finestre e si andava alla messa. Ma che gli diceva una volta, io hai ragione, Frachina no. Cioè, ma che cosa fate? Mi sa venire giù alla chiesa, su giro alla finestra. E era quei tempi, figlio mio, non era così. Se tenevi, se no. Guarda, io sono venuto uno oggi, ma devo dire, ci è venuto tutti, tutti. Non è stato uno che non è venuto a comprare qua a me. Su ci stava la piazza, il corso, che ci stava poco di botteghe, però la gente qua a me ci è venuta sempre, sempre. Guarda, lo devi dire, no che li sono chiamato per forza, ci è venuto proprio di proposito. Io devo ringraziare tutto il mondo per quello che mi ha voluto bene. Mio marito arriva più a terra, ma aveva Ascoli. La mattina presto con la macchina, dopo San Mario mi sono morto, giovanissimo, poi era un uomo. Fratelli miei, che vuoi fare? Gli posso pensare, cosa che non si può pensare. Purtroppo la vita è così, devi avere il bene e devi avere il male. Quello che si deve fare tutto. Eh. Allora la campagna era campagna, ora ci stai, chi la spropone? Allora, si fagiava, teneva gli operai, si matava, teneva gli operai e teneva a cucinare il cagliare di maccheroni, era un cuoco, che era da mo'. Adesso è troppo fanaticare, troppo quattrine, non sai che cazzo fa la gente. E siamo andati al cerviello. Ai tempi si mandava al cerviello, che si faceva per la pagnotta, che non andava niente. Potevi fare una fattoria, sì. Zitta e mosca, su questo che sono arrabbiato. Mio marito era un giovanotto che faceva impazzire. Le ragazze, quelli andava la macchina mio marito. Le ragazze qua sul fratello andavano tutta retta a quelli. Se tu vedevi, se era un'altra moglie gelosa, dice, ma questo cosa facendo? Ma era quelli
che sangue lavoriamo a correre da quelli di Rusa. E che vuoi fare? Però si voleva tanto bene, si faceva bene tutto. Ma quando è nata una zitta buona, 46 anni, 47, giovanissima, era giovane. L'importante della vita non era niente per noi. Stavamo in campagna, ci stava tutto, non ci mancava niente, era la guerra ma non ci mancava niente. Era la guerra, il genere non aveva niente, non poteva mangiare. Quante volte, non posso manco ricordare, ma erano certi vecchi, che una parnezza batterata, io sotto una battia, e te ne mettere qualcosa che non te ne manco, non c'è come mangiare. Voi siete giovani ragazzi e tenete a fare un avvenire, però ti devo pure i sedori. Io ora chiacchiere, pa, 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 pa. C'ho pure i fatti. Eh, io sono stata giovane, però non era come adesso. Hai capito? Mm. Se prima io sono... Ci stava una vecchia, una zia, teneva una parnanza così, che le poverette non andava giù, non andavano con via. Si mettevano a battere, io, ma andavo vicino a messa, se andavo faceva, con un braccio, non mi diceva niente. E io bambini, a nascosto, io bambini li battevo. Già racapava, gli vecchi erano come contenta come una pasca, che ci piaceva di quei tempi, non era come adesso. Mo ci sta tutto abbondante, ma quei tempi ci stava la fame. Eh! Come sono fatte? Il Signore l'ha voluto. Io stavo in rete che una campagna. Quando era neve, certo si va così. Non si poteva andare al paese, a piano pagnotta di pane. Frutteria mangiava, se no. Ma noi, io me tenevo la casa, tenevo di porchi, di pecore, di capre, un magnà, un video, volta dove, tenevo una cantina certe volte, oddio, certe volte facevano se ne potessi sto qui, che ogni momento a caccia beve, era uguale, oddio. Io sono una signora, adesso, meglio che te lo dico, perché quelle che sono passate di prima non è come adesso, che prima, con una fanga così, senza mangiare, tenevamo la campagna, tenevamo tutti, però se veniva una cosa, dovevi andare con un agente di bottega, te la faceva pagare, se costava 10 lire, 20. Ormai ho una certa età, che ci deve fare io? A me non mi serve manco 10 lire. Sai perché non mi piace? Che sono giovane troppo e sono te, sono un gelato. Il giovane fa qualsiasi sacrificio, è brutto. Mentre invece prima, i giovani, se non teneva niente, si ammagliavano un tozzo di acqua fiorite, pure fiorite il pane, e se lo mangiava e zitta non rifiatava. Ma adesso, che mi può piacere più ormai, ho una certa età, una vita. Solito in montagna, solito in marina, solito da qualsiasi parte, ma che vuoi di più? È vero. Sono stata in Val d'Aosta, solito sul mondo della montagna, a portare questo incoglio. Quando a una certa età, cioè, dice a mio genero, guarda, questo ormai si è fatto rosso, ma ce l'ho io, e me la rimenevo con le civitelle. Se no stavo solo a Val d'Aosta. Ci stavano un vecchio, in campagna che era, stava con una vacca, me ne ricordo sempre lui. Oh, stavo a guardare quando passava lì, per dire una parola. E io dicevo, ma perché tu? Perché io non posso parlare con nessuno, che la nora mia mi si mangia. Un povero vecchio. Così mi diceva, signora mia, non posso parlare con nessuno, che la nora mia mi si mangia. Quando pensi tu, non faccio una barreggetta con te. Quando è nata mia figlia, io stavo, quando nasce Giovanna, dove stavo? A Sant'Andrea. Stavo a Sant'Andrea, ma io stavo all'ospedale, io a terra, ma di persone, uè. Per me, professore, infermiere, uno bene matta mi ha venuto. Andrea, ne teneva il padre, ne teneva la mamma si era morto, il padre non lo teneva.
mo io. Dopo, io la moglie, lui che accompagna pure a Napoli, giù, a dare la moglie, alla notte, quel ragazzo era mio nipote, io l'avevo fatto grosso, se sto, dei miei rogettini mie con una sedia saltata, mi si va a dormire, che lo sta vicino a me, più di una mamma, povero ragazzo, ancora è vivo, sta a Bologna adesso, ma è stata brava, brava era. Guarda, era piccolissimo, la mamma si morì, ero portato io me lo potevi da piccolo. Tu quando vedi un ragazzo da piccolo si abitua di più. Quello sempre rete a me, paravano un qua da caccia, sempre dietro. Povero ragazzo, quelli era, non era che era come adesso. A quei tempi, figlio mio, la gente, Cristo Domino nostro, non andava manco il papà a mangiare. Senti, perché la gioventù di oggi non è come quella di ieri. Ieri potevi dire una cosa, ma oggi hanno gioventù, non voglio c'è niente, fa le cose sue, fa tutto. Però, belli miei, i giovani oggi non è come quelli di ieri, perché ieri la gioventù non andava né qua tre né a mangiare. Un giovane, per cercare di dire un giovanatore, una volta gli accompagna un povero Sveid, cercò di, si era rubato, era la festa, disse papà, dammi 10 giri che tenga sci, un giovane maturo che non perché, dice dammi 10 giri che voglio uscire. Il padre disse se ti va bene, eccoci, sono fuori. Il povero guaglione se ne io, e zitto, un giovanotto era. Troppo banale, troppo. Questo, questo che non sono cresciuto io, questo è cresciuto io. Gli mangio tutto, la pasta, il biscotto, il cane, tutto quello che sia. Ma quando stamattina sopra mia figlia ha preso il caffè e esso sempre dato pure a me. Se no che ci manca? Adesso i signori, una volta si arraiava di fame, la povera gente si dicono tu da fare, non ci recapava. Passavano gli occhi, non teneva niente, gli diva una fetta di pane, sciabolette, gli hai metri morti che ti diceva, che non teneva niente. Mannaggia, si spreca, iatto. Non sta bene la vita di oggi, troppo spreco e non pensa a Dio. Però Dio paga, perché Gesù Cristo è cammina sopra te, è sopra me, è sopra qui. Qua non c'è guardanza qua, con questo non si passa. Caro compare, se non prendi caffè, tu muore. Perché quanto muore? Quanto muore? Che te ne dici preghiere dopo? Che te ne dici? Se ne dici tu, te ne può dire un altro? No. Che ne sai tu? Io tenevo un marito, era giovane, e ti forse i dati che era la guerra. Isse e un'altra compagna. Stava a Napoli, scappò, passò a Teramo, la chiappò di fuori che li mettette dentro la caserma. Io tutto lo sabato a piedi andare a Teramo a trovare mio marito. Lo sai? Con tutti i tedeschi. Con un fazzone mandata così. Con una uno tutta arrabbiata. Da una vecchia rimbuggerita. Quando passavamo al Monte di Ponte, ci stavano i tedeschi. Dopo che stavamo passando, che dice, sai che diceva, dice che sto mozo, o si scarica sta vecchia. Ma beh, si acchiappava e ti portava via. Perché che io sono andato dentro la acchiappò, me la portò. A tema di guerra era così. Passava lì, dai ci diceva chi le non sa. Il chiappava e se li portava. Specialmente i giovani. Ma che matto? Allora stavamo giovani, no? Tutti i giorni c'era una fame. E pensavo che una sedia e ci facciamo una partita. Beh, che facevi più di quello non c'era. Che avevamo alla città, avevamo a spasso, o questo o niente. Che ce ne io? O li faccio io, che? O la prenda, che? Se no, adesso
non mi piace questo, sto pensando una cosa. Allora dopo ti verrai che ne mangiavi. Caro bello, non si mangiava. A me, da giardino nella vita, non mi è mancato mai niente perché stavo in campagna, la roba era la mia, io tenevo porco, pecore, scofa, non mi mancava niente. Niente posso dire niente. Ti posso dire tanti auguri, che siete giovani, un buon avvenire per tutti quanti. Stai tranquillo, finché mai bere, non mettere tanto i pensieri, roba, roba, roba. Non serve niente, serve soltanto quello che ci vuole. Le cose adatte, per l'amor di debito no, ma se no ci stava tanto nella vita, mondo in campagna dove stavo io, che teneva una moglie e 3-4 figli. Ero visto un padre, non che teneva se ne aveva a carte. E di povero perché non mangiava? Era bello quello? No, avere quei tempi. Non poteva mangiare la gente. Base. Ma zitta, mi sono guardata da cose, figlio mio. Mi sono guardate. Ci stava una povera vecchia, molto a conto. Teneva una parnenza rossa così. Si metteva una batteria casotto, un coso, mi faceva così. E io più sempre che questo lo mettevo io, un curro, non era capace. Ma zitta, e mi diceva mamma e papà, perché se ne ordinavano, erano tutti abbassati sul braccio. E gli diceva perché ai tempi mica si poteva rispondere, si poteva parlare, mica era da mo'. E gli diceva, oddio, ma se che te fame, non mi fa mangiare. E allora chi mi diceva, ma non è che ne faceva mangiare, ma sempre gli demo. A quei tempi a me mi piaceva assai, meglio di adesso, perché a quei tempi si mangiava quelli che c'aveva, si beveva quelli che teneva, se no zette e mosche. Mo invece, boom. Questo di adesso è meglio che te lo dico, io non ci tengo a fare niente perché ormai sono arrivata, va che te li hanno da qua. Però la vita di adesso è un'altra cosa. Caro bello, quei tempi durava la roba che mangiavi, adorava, che era tutta roba fatta a casa, era tutta roba nutriente, ma che ma che era? Io volto a casa mia, certe volte dove? Oddio, dalle montagne. E mi diceva sempre, va a caccia a bere, va a caccia a bere. Una volta mi sono sciolto a terra, lo trovi? Gli dico una cenere, asciuga, asciuga, non glielo fa vedere. Oddio, oddio, oddio. Oddio, ogni rasata mi faceva. Che deve essere quello di una volta, non adesso. Lo sai? Che una volta non c'è, dici che non tenevamo niente. Tenevamo tutto, non niente, tutto. Adesso non teniamo niente. Adesso niente. Adesso, se tu hai chiesto un favore, ti manda a fanculo. Perciò, dice, allora, se non eravamo mucciocco pa, lo sportava a metà e lo dava mezza uno. Eh, e mangiava. E te ne diceva di sciabolette, da rimanere morto. Mo, ci vede una cosa da brucia. Dice, che ci vuoi fare? Io sono un signore.